Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Elliot aveva sempre preso orgoglio nel suo lavoro. La gestione dei progetti di costruzione non era glamour, ma era appagante. Ogni progetto aveva le sue sfide e Elliot prosperava nel risolverle. Le sue giornate erano lunghe, i suoi muscoli doloranti e le sue mani portavano le cicatrici di innumerevoli ore trascorse sul campo. Ma alla fine di ogni giornata tornava a casa da Sofia, sua moglie da 8 anni. Quella notte, tuttavia, casa sembrava diversa. Il primo segno era la valigia accanto alla porta. L'esterno in pelle lucida brillava sotto la luce del corridoio, uno spettacolo completamente estraneo nello spazio condiviso. Sofia sedeva sul divano, la schiena innaturalmente dritta, le mani strette in grembo. Elliot iniziò mentre entrava, la sua voce bassa ma tesa. «Dobbiamo parlare!» Pose le chiavi sul bancone, il suo stomaco si irrigidì. «Cosa sta succedendo?» chiese con tono cauto. Il sorriso di Sofia vacillò. «Me ne vado», disse, facendo una pausa che sembrava un'eternità prima di aggiungere con forza il nome Carter. Il nome colpì Elliot come un pugno al petto. Carter era il capo di Sofia, un uomo che Elliot aveva incontrato solo poche volte, ma che non aveva subito gradito. Carter emanava arroganza, ogni sua parola era intrisa di condiscendenza. Sofia si precipitò a spiegare, la sua voce salì di tono come se ciò potesse attenuare il colpo. «È solo per una settimana», disse. «Ho bisogno di questo, Elliot. Abbiamo bisogno di questo. Carter pensa che sarà bene per me, per noi». La mente di Elliot correva, ma rimase in silenzio. Le sue nocche si allargarono mentre stringeva il bordo del bancone. Sofia interpretò il suo silenzio come un accordo, continuando con un mix inquietante di colpa ed eccitazione. «Ho già fatto le valigie», disse, indicando la valigia. «Tornerò venerdì e poi potremo andare avanti. Vedrai, tutto tornerà alla normalità». Prima di andarsene, Sofia porse a Elliot un foglio di carta. «Carter pensava che questo potesse aiutare», disse. «Sono solo alcune linee guida per mantenere le cose tranquille mentre non ci sono». Elliot aprì il foglio. Lo stomaco si girò mentre leggeva la lista. Nessun litigio prima o dopo il viaggio, non discutere del viaggio con nessuno, nessun post sui social media che facevano riferimento al viaggio, rimanere calmo e aspettare a casa. Sofia sorrise come se le parole fossero ragionevoli. «Carter ti rispetta», disse. «Sa che gestirai tutto con maturità». Elliot non rispose. La guardò mentre usciva dalla porta, la valigia e le parole d'addio che echeggiavano nella sua mente. «Questo non cambia nulla. Ti amo». La porta si chiuse con un click e con essa qualcosa dentro Elliot si spezzò. Elliot sedeva al tavolo della cucina molto tempo dopo che Sofia se n'era andata, la lista stropicciata stretta nella sua mano. Era sempre stato un uomo di logica e pianificazione che gestiva squadre di costruzione o bilanciava i budget. Elliot conosceva il valore di un piano solido. Tirò fuori un quaderno e iniziò a scrivere ogni riga più decisiva della precedente. Limitare l'accesso finanziario, cambiare le serrature, vendere la casa, raccogliere prove, contattare la moglie di Carter, ricostruire la sua vita senza di lei. Questo non riguardava solo reagire, ma prendere il controllo. La mattina seguente, Elliot si incontrò con il suo avvocato. Al tramonto i conti comuni erano congelati, le serrature erano state cambiate e la casa era stata messa in vendita. Le cose di Sofia erano state imballate e portate in deposito con un inventario dettagliato inviato alla sua email. Elliot trovò un senso inaspettato di chiarezza mentre lavorava ogni passo. Ogni mossa che faceva eliminava il dolore, sostituendolo con determinazione. Alla fine della giornata, la casa era una tela bianca pronta per un nuovo capitolo. Sofia scese dall'aereo a Parigi. L'aria fresca della sera la accolse come una amante. Carter non aveva risparmiato nessuna spesa. Il loro volo in prima classe era solo l'inizio.
Lo champagne, le auto di lusso e una suite con vista sulla Torre Eiffel facevano parte della fantasia che lui le aveva promesso. La notte si svolse in un turbine di eleganza e indulgenza. Carter era affascinante e attento, guidandola per le strade come una guida turistica, portandola da un ristorante stellato Michelin all'altro. Si sentiva viva in un modo che non provava da anni. Spazzata via dal tocco di Carter, dal modo in cui sorrideva a lei come se fosse il centro del suo mondo, per un breve momento si lasciò credere che forse questa era la vita che aveva aspettato, la vita che Elliot non avrebbe mai potuto darle. Ma al secondo giorno le crepe iniziarono a mostrare. L'attenzione di Carter cominciò a diminuire, quello che sembrava affetto si trasformò in freddezza. Il suo telefono divenne il suo principale interesse e i tentativi di Sofia di farlo ridere furono accolti da risposte distratte. Parlava con lei come se fosse una piccola seccatura, la sua presenza più un accessorio che una vera compagna. Sofia cercò di escluderlo dalla sua mente, dicendosi che era solo stress o forse era stanco dal volo, ma ogni ora passata sembrava un passo più lontano dalla fantasia che aveva costruito nella sua mente. In città, Elliot non lasciava che i giorni passanti intorpidissero il dolore. Li stava usando per farsi giustizia. Il suo avvocato lavorava rapidamente per assicurarsi che tutte le finanze condivise fossero bloccate. La casa era ufficialmente in vendita e Elliot aveva iniziato a chiamare appaltatori per prepararsi alle ristrutturazioni nel suo nuovo posto. Ogni chiamata era un passo deliberato verso il recupero della vita che Sofia aveva dato per scontata. Elliot trovava conforto nel lavoro. Gli dava un senso di scopo, una chiarezza che gli mancava nelle settimane precedenti al tradimento. Ogni minuto trascorso a rinnovare la sua vita era un altro minuto che Sofia e Carter non avrebbero mai recuperato. Ma la sua vendetta silenziosa non riguardava solo il tagliare i legami. Elliot iniziò a usare le sue connessioni, contattando amici comuni, assicurandosi che la voce dell'affare di Sofia si diffondesse, anche se doveva essere sussurrata nei circoli giusti. Nel frattempo, teneva traccia di ogni sua mossa. Sofia era sempre stata negligente con il suo telefono, supponendo che Elliot non avrebbe mai letto i suoi messaggi personali, ma Elliot aveva previsto le sue mosse. Quando Sofia se n'era andata, aveva preso il telefono, ma Elliot conosceva le sue password. Lei si fidava troppo di lui per nascondere qualcosa. Dopo pochi minuti di hacking accurato, aveva accesso a tutto: i suoi messaggi, le sue email e una miriade di foto. Era tutto lì, prova dell'affare in dettagli grafici, ogni testo più degradante dell'ultimo. Sofia aveva lasciato che Carter la convincesse che il silenzio di Elliot fosse un segno di debolezza. Quello che non sapeva era che il suo silenzio stava per costarle tutto. Al quarto giorno del loro soggiorno, l'inquietudine di Sofia cresceva mentre l'attenzione di Carter continuava a svanire. Le cene glamour e gli appuntamenti erano ancora lì, ma ora sembravano vuoti, come una produzione teatrale senza pubblico. Il lusso del viaggio iniziava a sembrare una gabbia dorata e il disprezzo di Carter per lei cominciava a emergere. Non erano le parole, ma gli sguardi, i gesti sprezzanti, le volte in cui usciva dalla stanza senza spiegazioni. Non era più l'uomo che l'aveva corteggiata con promesse di avventura, ma solo un uomo che si era annoiato. Non fu fino alla loro ultima notte a Parigi che la realtà si fece strada. Dopo una cena breve e tesa, Carter invitò altre due donne a unirsi a loro nella suite dell'hotel. Sofia, stupefatta, cercò di protestare, ma la risposta fredda di Carter non lasciò spazio a discussioni. «Dormirai sul divano», disse con voce quasi beffarda. «Se non ti unisci a noi, allora puoi essere l'ospite». Sofia lo fissò. Una sensazione di malessere risaliva per la gola. L'uomo che un tempo la guardava come se fosse il centro del suo universo, ora la sminuiva come se non fosse nulla. Il dolore era crudo, ma non era solo dolore, era umiliazione. Passò la notte sul divano, fissando il soffitto, la mente in corsa. Come era arrivata lì? Come era passata dall'essere la donna profondamente amata dal marito a un trofeo nel playbook di Carter, scartata e ignorata?
Quando Sofia finalmente chiamò Carter per affrontare il suo comportamento, la risposta il giorno successivo fu agghiacciante nella sua indifferenza. «Non fare un grande problema di questo», disse Carter sprezzantemente. «È solo divertimento, solo per noi da godere». Sapeva di cosa si trattava quando era venuta lì. Le sue parole sembravano uno schiaffo in faccia. In quel momento, Sofia realizzò che il suo valore per lui era sempre stato superficiale. Non era più la donna che voleva custodire, ma solo una distrazione, una soluzione temporanea per la sua noia. Sofia si trovò a desiderare Elliot, l'uomo che aveva dato per scontato. Ricordò come lui l'avesse sempre fatta sentire sicura, amata e importante. Non era stato appariscente o stravagante, ma il suo amore era stato reale, semplice, costante e profondo. Mentre fissava fuori dalla finestra le vivaci strade di Parigi, non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione opprimente di aver commesso un grave errore. Non c'era modo di sfuggire alla verità ora. Carter non le importava più e, cosa peggiore, lo sapeva fin dall'inizio. Sofia tornò a casa con la testa che girava. Il viaggio era stato un disastro, non solo per la freddezza di Carter, ma per la dolorosa realizzazione di aver inseguito un'illusione. L'uomo che pensava avrebbe validato lei non era altro che una fantasia effimera e, nel processo, aveva perso tutto ciò che veramente contava. Il suo matrimonio, la sua casa e la fiducia dell'uomo che era sempre stato al suo fianco. Era esausta dal peso emotivo, la sua fiducia era frantumata, ma si aggrappava ancora alla convinzione che le cose potessero tornare normali. Si aspettava che Elliot l'aspettasse a braccia aperte, pronto a perdonarla per le sue trasgressioni. Ma mentre entrava nel vialetto, la prima cosa che vide fu il cartello «In vendita» davanti alla loro casa. Il cuore le cadde. Si precipitò dentro, chiamando Elliot, ma la casa era inquietantemente silenziosa. Nulla era rimasto. I mobili erano stati spostati, le stanze erano spoglie, le serrature erano state cambiate e la porta non si apriva. Il panico le strinse il petto quando si rese conto che Elliot l'aveva già lasciata completamente. Aveva pensato di poter abbandonare il suo matrimonio e tornarci senza conseguenze, ma le conseguenze la fissavano in faccia ora. Il cuore di Sofia batteva forte mentre cercava di chiamare Elliot, solo per scoprire che il suo telefono era stato disconnesso. La disperazione crebbe mentre chiamava i suoi genitori, ma le loro risposte confermarono solo le sue peggiori paure. «Elliot se n'è andato, Sofia», disse suo padre tranquillamente. «Hai fatto domanda per il divorzio, è finita». Sofia crollò tra le braccia di sua madre, sopraffatta dalla gravità della situazione. Tutte le sue azioni l'avevano portata a questo momento e il peso delle sue scelte la schiacciava come una pietra. Aveva scommesso tutto su una fantasia e ora aveva perso tutto. Sofia si trovava nel soggiorno dei suoi genitori, la mente annebbiata mentre le parole di suo padre riecheggiavano nella sua testa. È finita, Sofia. Lui se n'è andato. Si sentiva intrappolata in un incubo dal quale non poteva svegliarsi. Tutto si era svelato così rapidamente e il peso di ciò che aveva fatto la colpì come un treno merci. Aveva lasciato Elliot supponendo che lui l'avrebbe perdonata. Questo fu il suo più grande errore. Aveva sottovalutato Elliot, supposto che il suo amore fosse incondizionato e che l'avrebbe riaccolta. Non importava quanto lontano lo avesse spinto. Non aveva realizzato che la vita che avevano costruito insieme si basava sulla fiducia e sul rispetto e una volta che la fiducia era stata frantumata, non c'era ritorno. Sua madre cercò di consolarla, ma Sofia riusciva a malapena a sentirla. La stanza girava intorno a lei mentre rielaborava gli eventi degli ultimi giorni nella sua testa. Carter l'aveva abbandonata, il suo matrimonio era finito e Elliot aveva tagliato ogni legame. Tirò fuori il telefono, componendo il numero di Elliot ancora una volta, ma, come previsto, andò direttamente alla segreteria. Lasciò un messaggio, la voce tremante di disperazione. «Elliot, per favore, non so cosa stavo pensando. Ho commesso un errore e mi dispiace. Voglio sistemare le cose, per favore, parlami». Ma in fondo sapeva che era troppo tardi. L'uomo su cui si era affidata, l'uomo che aveva tradito, era andato. Non sarebbe tornato.
Elliot non rispondeva alle chiamate di Sofia. Non aveva bisogno di farlo. Il suo silenzio parlava a gran voce. Aveva già preso la sua decisione e più passava il tempo, più chiara diventava la sua determinazione. Il suo avvocato aveva rapidamente redatto i documenti del divorzio. Non voleva drammi protratti o lunghe e dolorose confrontazioni. Sofia lo aveva tradito nel modo peggiore possibile e ora avrebbe affrontato le conseguenze delle sue azioni. Elliot aveva già organizzato tutto. La casa era ufficialmente venduta e il denaro era nel suo conto. Aveva contattato gli appaltatori per iniziare a ristrutturare il suo nuovo posto, trasformandolo in qualcosa che era completamente suo. Niente più ricordi condivisi, niente più tracce di Sofia. Questo era il suo nuovo inizio. Sofia era ancora sotto l'illusione di poter sistemare le cose, che il suo fascino e le sue scuse lacrimosamente pronunciata potessero in qualche modo annullare ciò che aveva fatto, ma Elliot sapeva meglio. Non c'era ritorno. Seduto nel suo nuovo appartamento, la mente di Elliot vagava alla parte finale del suo piano, la vendetta. Aveva tutto ciò di cui aveva bisogno ora, le prove dell'affare di Sofia, l'arroganza di Carter smascherata e la consapevolezza che tutto ciò che avevano costruito era ora suo da distruggere. Sofia aveva dato tutto per scontato, ma Elliot non avrebbe semplicemente lasciato che lei avesse una nuova pagina. Voleva che sentisse ogni oncia del dolore che lui aveva provato. Non le avrebbe dato il lusso di allontanarsi e scappare. Sofia cercò di contattare Elliot di nuovo, questa volta attraverso una lettera. Vi mise tutto il suo cuore, scrivendo di quanto fosse profondamente dispiaciuta e di quanto si pentisse di ciò che aveva fatto. Cercò persino di giustificare le sue azioni, incolpando le sue insicurezze, il desiderio di validazione e la distanza emotiva che aveva sentito da lui negli ultimi mesi. Ma alla fine le sue parole erano vuote. Aveva perso la possibilità di sistemare le cose. Nel momento in cui Elliot ricevette la lettera, non provò nulla se non indifferenza. Non la lesse del tutto, anzi, non la scorse completamente. La lettera non era un'apologia, ma una preghiera, un ultimo tentativo di aggrapparsi all'illusione che le cose potessero tornare come prima. Elliot fece qualcosa che lo sorprese anche lui. Triturò la lettera e la gettò nella spazzatura. Non c'era nulla da sistemare e nulla che lei potesse dire avrebbe mai cambiato ciò che era successo. Nel frattempo, la voce dell'affare di Sofia iniziò a diffondersi. Elliot se ne era assicurato condividendo le prove con alcuni dei loro amici più stretti, sapendo che il gossip si sarebbe diffuso come un incendio. Non ci volle molto perché le persone iniziarono a mormorare e a mettere insieme i pezzi. L'immagine perfetta di Sofia stava crollando. I suoi colleghi cominciavano a distanziarsi, la sua reputazione al lavoro era macchiata e persino la sua famiglia iniziò a mettere in discussione le sue azioni. Aveva sottovalutato quanto lontano Elliot fosse disposto ad andare per farle sentire il peso del suo tradimento. Elliot non aveva ancora finito. Carter non lo aveva solo tradito avendo una relazione con sua moglie, ma lo aveva umiliato. Aveva presumibilmente che Elliot si sarebbe semplicemente allontanato, che fosse troppo passivo per agire, ma Carter aveva gravemente sottovalutato Elliot. Usando le prove che Elliot aveva raccolto, contattò la moglie di Carter, Emma. Non si trattava solo dell'affare, ma di smascherare Carter per quello che era veramente, un bugiardo manipolativo e egoista. Gli inviò i messaggi, le foto e le email, tutto ciò che poteva distruggere la reputazione di Carter. Emma rimase sbalordita quando ricevette l'email il giorno seguente e affrontò Carter. Il loro matrimonio, come quello di Sofia ed Elliot, crollò sotto il peso della verità. Le trattative commerciali di Carter, un tempo viste come di successo e prestigiose, iniziarono a disfare. Le cause legali si accumularono contro di lui e la stampa venne a conoscenza dei suoi affari loschi. Elliot non si preoccupava dei dettagli della caduta di Carter dalla grazia. Ciò che importava era che Carter fosse stato abbattuto al livello che meritava. L'uomo che lo aveva fatto sentire piccolo e insignificante stava ora affrontando la stessa umiliazione che aveva inflitto agli altri. Sofia finalmente comprese l'intera portata di ciò che aveva perso.
Il suo mondo, che sembrava così sicuro e perfetto, quando era con Carter, era crollato. Le cene lussuose, l'attenzione, le promesse, tutto si era rivelato una menzogna. Carter non era l'uomo che aveva immaginato. L'aveva usata, scartata e lasciata senza nulla. I tentativi di Sofia di contattare Elliot divennero sempre più frenetici. Si presentò al suo nuovo appartamento, supplicandolo di darle una seconda possibilità, ma ogni volta che lui la respingeva, iniziava a sentire il peso delle sue scelte schiacciarla. Aveva sempre supposto che l'amore di Elliot fosse incrollabile, che lui l'avrebbe perdonata qualunque cosa. Ma aveva sbagliato calcolo. Aveva dato per scontato il suo amore, e ora quell'amore era andato. Il suo telefono suonava costantemente con chiamate e messaggi da amici e familiari che chiedevano se stesse bene. Il gossip aveva raggiunto tutti. Non era più la donna di successo e fiduciosa che era stata un tempo, ma una donna disprezzata, abbandonata, tradita dall'unica persona che era sempre stata lì per lei. E ora non le restava nulla. Elliot aveva raggiunto ciò che si era prefissato di fare. Il matrimonio era finito, la sua vendetta era completa e la caduta di Carter era stata rapida. Ma ciò che aveva veramente guadagnato era la libertà. Sofia e Carter pensavano di aver giocato un gioco di potere e controllo, ma alla fine fu Elliot ad avere l'ultima risata. Aveva ricostruito la sua vita e ora andava avanti. Il nuovo capitolo della sua vita stava appena iniziando, uno in cui poteva respirare liberamente senza il peso del tradimento che pendeva su di lui. Mentre stava sul balcone del suo nuovo appartamento, guardando le luci della città lampeggiare sotto di lui, realizzò che la vendetta non era mai stata una questione di punirli, ma di reclamare la sua vita. I mesi passarono ed Elliot continuò a prosperare. La sua carriera decollò mentre lavorava più duramente che mai. Le sue relazioni con gli amici si approfondirono e la sua nuova fiducia a Glee dava la libertà di esplorare un futuro pieno di possibilità. Sofia, d'altra parte, dovette ricostruire tutto da capo. Non riacquistò mai la vita che aveva conosciuto una volta e la cicatrice del suo tradimento la seguiva ovunque andasse. Alla fine, Elliot aveva raggiunto il suo obiettivo non solo per la vendetta che aveva preso, ma perché aveva ricostruito la sua vita alle sue condizioni. Aveva reclamato la sua dignità, il suo rispetto per se stesso e la sua felicità, e aveva capito che quella era la vendetta più grande di tutte. Sofia sentiva il mondo chiudersi intorno a lei. Ogni volta che apriva gli occhi, vedeva una vita a cui non poteva più arrivare. Il senso di colpa la mordeva costantemente, erodendo la sua determinazione mentre cercava di navigare tra i detriti delle sue decisioni passate. Le sue chiamate a Elliot erano rimaste senza risposta. Il suo silenzio era più doloroso di qualsiasi cosa avrebbe potuto dirle. Era il colpo finale a una relazione che una volta aveva creduto avrebbe resistito alla prova del tempo. La sua relazione con Carter aveva raggiunto anch'essa il suo punto di rottura. Non era l'uomo che pensava fosse. L'entusiasmo iniziale era svanito, sostituito dalla dolorosa realizzazione che non era altro che una distrazione temporanea. Carter era andato avanti rapidamente. Il suo interesse per lei svaniva tanto rapidamente quanto era iniziato. Sofia iniziò a rendersi conto che la vita che aveva inseguito, quella piena di opulenza ed eccitazione, era stata un miraggio, costruita sulle ceneri del suo matrimonio. Ora, con la verità che si era stabilita, non le rimaneva che il rimpianto. Cercò di concentrarsi sulla ricostruzione di se stessa, ma il peso delle sue azioni continuava a trascinarla giù. La sua carriera, un tempo fonte di orgoglio, iniziava a vacillare. I suoi colleghi mormoravano alle sue spalle, la sua reputazione macchiata dall'affare e dall'esposizione pubblica del suo tradimento. La solitudine era insopportabile. Era tagliata fuori dalle persone che una volta la supportavano e i pochi amici rimasti erano troppo educati per menzionare ciò che sapevano. Elliot, dall'altra parte, stava fiorendo. La sua vendetta non era stata solo una questione di retribuzione, ma di reclamare la sua vita. Dopo tutto ciò che aveva sopportato, aveva imparato che, a volte, la cosa più potente che puoi fare è lasciare andare. Il nuovo appartamento che aveva comprato era un simbolo del suo nuovo inizio. Era elegante, moderno e completamente suo.
Le pareti erano spoglie, in attesa di essere riempite con ricordi che dovevano ancora venire. Si gettò nel suo lavoro, la sua carriera decollava mentre affrontava progetti più grandi con rinnovato vigore. Ad ogni successo guadagnava più fiducia e il suo circolo sociale si espandeva. Iniziò a frequentare di nuovo, ma questa volta con maggiore cautela. Non cercava un rifugio, cercava qualcuno che lo apprezzasse per quello che era, non per ciò che poteva offrire loro. La vita di Elliot non era più consumata dal tradimento. L'aveva superato, lasciandolo alle sue spalle come un capitolo doloroso. Non aveva più bisogno della chiusura da Sofia, l'aveva trovata dentro di sé. Il mondo di Sofia continuava a precipitare verso il basso. Aveva commesso innumerevoli errori, ma non fu fino a quando vide i documenti del divorzio che realizzò quanto fosse definitivo tutto. I documenti erano stati notificati mesi prima, ma ora, senza distrazioni per attenuare il dolore, sembravano un pugnale al suo cuore. Non si aspettava di ricevere nuovamente un messaggio da Elliot, ma una parte di lei aveva sperato che avrebbe riconsiderato, che l'avrebbe perdonata. Aveva immaginato innumerevoli scenari in cui si sarebbero seduti e avrebbero parlato, dove avrebbe potuto scusarsi e sistemare le cose. Ma con il passare delle settimane che si trasformavano in mesi, aveva visto che quella speranza era illusoria. Ancora una volta si trovò a redigere un'ultima lettera per lui. Questa volta sapeva che non ci sarebbero state scuse, nessuna giustificazione. Era semplicemente un'apologia, una preghiera onesta e cruda per il perdono. Elliot, so di non meritare nulla da te, ma devo dirti che ciò che ho fatto è imperdonabile. Ti ho ferito nel modo peggiore e non posso mai rimediare. Sono stata egoista e ho lasciato che le mie insicurezze oscurassero tutto ciò che avevamo. Tu sei sempre stato lì per me e ho scelto qualcun altro, qualcuno che non mi apprezzava come te. Ho perso tutto e non so come rimediare. Non posso chiedere il tuo perdono, ma spero che tu possa trovare pace in qualunque cosa tu scelga. Per favore, sappi che mi dispiace davvero e che porterò questo rimpianto per il resto della mia vita. Quando Elliot ricevette la lettera, la lesse, ma il suo peso non lo colpì come una volta. Non provava più rabbia o amarezza, ma semplicemente una profonda tristezza per lei e, soprattutto, per la vita che avrebbero potuto avere se le cose fossero state diverse. Elliot non rispose. Non aveva bisogno di farlo. Aveva già lasciato andare e il capitolo della sua vita con Sofia era chiuso. Ma la lettera rimase con lui per molto tempo. Non rimpiangeva i passi che aveva fatto per ricostruire la sua vita, ma provava un veloce senso di tristezza per la donna che un tempo era stata sua moglie. Aveva fatto le sue scelte e ora stava affrontando le conseguenze. La discesa di Sofia nel rimpianto continuava, ma il mondo non era più così spietato come sembrava all'inizio. Lentamente iniziò a ricostruirsi, questa volta da zero. Si trasferì in un appartamento più piccolo, uno che non portava il peso dei ricordi con Elliot. Il lavoro che una volta aveva dato per scontato, ora le sembrava una linea di vita, qualcosa che le dava un senso di scopo oltre alla distruzione che aveva causato. Ma il dolore di perdere Elliot, di perdere l'amore che aveva così sconsideratamente scartato, non svaniva mai completamente. La perseguitava, un costante promemoria dei suoi errori. Con il passare dei mesi, Sofia si concentrò sulla guarigione. Andò in terapia, lavorò per ricostruire la sua carriera e iniziò a riconnettersi con le persone che una volta aveva allontanato. Ma nulla colmava il vuoto lasciato da Elliot, nulla lo avrebbe fatto mai. Elliot aveva abbracciato completamente la sua nuova vita. Frequentava Layla, una donna che lo vedeva per quello che era, non per ciò che poteva offrirle. Lei gli portava gioia senza il peso delle aspettative o dell'inganno. La loro relazione era costruita sulla fiducia e sull'onestà, due cose che aveva imparato a valorizzare sopra ogni altra cosa. Sofia svanì nel fondo della sua mente. Non aveva più bisogno di ossessionarsi su di lei. Aveva reclamato la sua pace, la sua felicità, ma non avrebbe mai dimenticato ciò che era successo: il tradimento, la vendetta e le lezioni apprese. Tutto ciò l'aveva plasmata nell'uomo che era ora, più forte, più consapevole di sé e più determinato a vivere secondo i propri termini. Sapeva che la vita aveva un modo di bilanciare le scale e per la prima volta in anni
Si sentiva in controllo del proprio destino. Gli anni passarono e la vita di Elliot continuò a prosperare. Rimase amico con alcune delle persone che erano state parte della sua vita prima del tradimento, ma il peso del suo passato non lo trovava più. Sofia, d'altra parte, aveva fatto pace con le sue scelte. Sentiva ancora la fitta di perdere Elliot, ma aveva imparato a convivere con le conseguenze delle sue azioni. Non smise mai di rimpiangere ciò che aveva fatto, ma col tempo il dolore acuto si attenuò in un lieve mal di testa. Un giorno, anni dopo il loro divorzio, Sofia ricevette un messaggio da Elliot. Era semplice, solo un messaggio per controllare come stesse. Era un ultimo riconoscimento che il passato era finito e che entrambi erano andati avanti. Non era perdono, ma era qualcosa. Era pace e per entrambi era sufficiente. E voi, cosa avreste fatto al posto di Elliot e Sofia? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere like e iscrivervi al nostro canale per altre storie emozionanti. Grazie per averci seguito.